Vedevo l'ora di andare a farmi un bel giro in DH. Scusa, mi dai una brugola dell'otto? Va bene. Hai la pompa dell'ammortizzatore? Grazie mille, sono amico. Chiave del 15? Ho anche bucato una camera d'aria per caso? Grazie mille. Oh, riuscirò ad andare a girare. Otto, ti prendo la bici, devo andare a prendere il bike pass. La cosa che mi fa più innervosire quando sto per iniziare a girare è la gente che mi viene a chiedere gli attrezzi. Ci sono tantissimi altri comportamenti sbagliati e che fanno perdere tempo e quindi anche divertimento. Oggi vediamo come affrontare perfettamente una giornata in un bike park. I wanna get to know you. I wanna roll with you. Can I? I wanna know what's up with you. I wanna be down with you. Can I? 5'5", 36, 33 or 4. 110, kinda thin, but a bit more. Fine type, dime piece, what they call it. Lumps in the right place, make you wanna paw it. When she walked by, make you wanna fall out. And after I got up, I just called out. I said, damn girl, you fine to death. Can I get your name? She said, my name is Beth. Got the name, but let me tell you how she looked. My breath she took, my bone she shook. Jet black, long hair, toes and nails all done. Look at all that brown skin in the sun. I wanna get to know you. I wanna roll with you. Can I? Prima di partire per una giornata di riding, dobbiamo essere sicuri di avere con noi tutto quello che ci serve. Casco, camera d'aria, sacca degli attrezzi completa, fast strap, pompetta, GoPro e accessori, multitool e levagomme, copertone, Red Bull. Questo è tutto quello che io tengo nel mio zaino, quindi tutto quello che per me è indispensabile. Non è detto che devo portare tutto con me mentre giro, ma in particolare queste cose le tengo con me nel mio zaino. Invece quando vado a girare magari mi porto il multitool, le leve, una camera d'aria quando vado a fare enduro, dipende un po' anche da quello che faccio. Ovviamente non andrò mai a portarmi queste cose mentre giro. Oltre a tutto quello che vi ho fatto vedere, mi porto anche una serie di pezzi che è il mio setup della bici ma smontato. Cosa faccio? Per esempio, per farvi capire, io so che quando vado in giro non troverò mai nei negozi qua questo manubrio, quindi mi porto sempre, in questo caso oggi siamo venuti a girare in DH, ho su questo manubrio, mi sono portato il manubrio di scorta. Se rompo un paio di pedali, ho un paio di pedali, quindi cerco di portarmi da casa tutto quello che sicuramente nel posto in cui vado a girare non trovo. Per farvi un altro esempio, quando vado a girare in dirt, vado a fare i contest di slopestyle, in questa scatola mi porto dietro un movimento centrale con le pedivelle, dei raggi, che sono raggi particolari delle mie ruote, che sono più spessi di quelli normali, e quindi so che non li troverai mai, quindi mi porto dietro dei pezzi di ricambio unici, diciamo. Mi dimenticassi le manopole a casa, so che in qualsiasi caso le posso trovare, e girare con un paio di manopole diverse da queste non mi cambierebbe niente. Bene, allora, oggi però siamo in bike park, quindi oggi ci servirà solo multitool, GoPro sul casco e siamo pronti per iniziare una bella giornata in bike park. Allora ragazzi, so perfettamente che prima di andare in un bike park tutti voi guarderete 1000 video su YouTube, quindi conoscerete già a memoria la pista, perché lo so, lo faccio anch'io. Però molto importante, la primissima cosa da fare quando arrivate in un bike park è controllare la segnaletica del bike park. All'inizio di ogni trail ci sarà un cartello del genere. Mi raccomando, non iniziate mai da una pista del genere. La primissima cosa da fare quando iniziamo a girare è sempre la fase di riscaldamento / studio del percorso. A sua volta questa prima fase si può suddividere in due, a seconda se siamo già venuti nel bike park e quindi conosciamo un po' il percorso, o se è proprio la nostra primissima volta all'interno di quel trail.
Se siamo alle primissime armi e quindi è la prima volta che proviamo un percorso, non partiremo da una nera o da una rossa, partiamo da una blu. Girls from back in the day, she ain't like them girls from around the way. Invece per chi è più esperto e già conosce i trail di quel determinato bike park, possiamo anche partire da una rossa, ma è molto importante affrontare i salti il primo giro andando piano, magari non passandoli se non li conosciamo bene, anche perché siamo all'inizio della stagione e ci sono magari tantissime strutture nuove nei bike park. So anch'io che il primo giro sarete gasatissimi e quindi vorrete scannare a manetta, ma no, dovete contenervi e il primo giro andare più piano di quello che volete andare. Abbiamo fatto riscaldamento, abbiamo fatto un po' di giri e ci siamo ambientati col bike park. La seconda fase, quella diciamo più importante che bisogna sempre avere in mente di fare in ogni session, è la fase di progressione. Esempio, siamo su questo salto, vogliamo affrontare questo salto che come vedete è un bel doppio, è un doppio che sarà lungo circa un 6-7 metri. Come facciamo a affrontarlo la prima volta? La cosa migliore da fare quando vediamo un salto del genere è fermarsi un attimo di fianco al salto, non state mai in mezzo perché sennò la gente viene addosso. Fermarsi di fianco al salto, guardarlo, analizzarlo, vedere quanto è in ripida la rampa, dove si trova l'atterraggio, quindi che gap c'è. Se si ha poi la possibilità, la cosa migliore è guardare qualcun altro che lo fa prima di voi, così capite da dove parte o da dove molla i freni. In questo caso è molto semplice questo salto perché se vedete lì sopra c'è proprio una piazzoletta dove tutti più o meno facendo il salto prima si fermano, da lì molli i freni e questo lo passi proprio preciso. Se uno non ci fa caso, magari fa la curva, pedala e arriva dentro nella curva là. Quindi analizzare la situazione e poi agire. I said, damn girl, you find the depth. Can I get your name? She said my name. Stessa cosa del discorso della progressione vale anche non solo per i salti nei bike park, ma anche per esempio un ripido o una curva. Stessa cosa, arriviamo, lo guardiamo, cerchiamo la linea migliore e poi lo facciamo. Ultima cosa, ma non per importanza, ricordatevi che è fondamentale fermarsi a pranzare, bere, amministrate la vostra session anche in questo modo, nel senso, se arrivate alla mattina presto a girare, girerete la mattina e poi magari vi fermate a mangiare a mezzogiorno e riprendete a girare. Se arrivate tardi, mangiate qualcosa al volo e fatevi tutta la session pomeridiana, anche perché i bike park solitamente non chiudono tardi, 4:30, 5 chiudono. Nei prossimi tutorial analizzeremo anche tutti i concetti che abbiamo visto nei video di Pump Track dell'anno scorso, però applicati nei trail di montagna. Noi ci vediamo al prossimo video e gasate!